Ciao, sono Pietro, benvenuto a questo nuovo video. Parliamo dello spread trading. Strumento finanziario che utilizzo, uno dei tanti che utilizzo per fare trading. Riprendiamo alcuni concetti fondamentali. Ricordiamo che per spread si intende una differenza tra due gambe di un determinato sottostante, e quindi parliamo di futures, ovvero contratti a scadenza. E dunque apriamo il software Seasonalgo e all'interno vi ho selezionato un esempio. Nella lezione di oggi capiremo come va messa un'operazione a mercato attraverso la piattaforma Interactive Broker. Apriamo il software Seasonalgo. Allora, vi ho selezionato questo esempio pratico. Notiamo che è uno spread che va acquistato e che bisogna entrare appunto in buy, proprio perché la linea è verde. Ricordiamo, linea verde implica acquisto, linea rossa implica vendita. Quindi ricordiamo che nei precedenti video abbiamo visto come va impostata una strategia, come va costruita una strategia per avere appunto un vantaggio statistico e quindi per andare a vincere a mercato. La history, la continuation, lo staked, il backtest, la stagionalità, l'ottimizzazione. Con tali indicatori possiamo andare a vedere appunto se lo spread ha una buona statistica di essere profittevole o no. Una volta fatto ciò, andiamo sulla parte pratica e quindi andiamo ad analizzare il trade. Quindi stabiliamo un determinato target price di entrata. Ecco qui che andiamo a costruire sul grafico. Io di solito quello che faccio è andare a inserire l'indicatore RSI, ovvero il Relative Strength Index, come già vi ho detto negli scorsi video, con le due bande che devono essere applicate secondo le mie strategie a 70 e a 30. Cosa notiamo su questo spread? Innanzitutto che tipo di spread è? Abbiamo detto che è uno spread in buy, in quanto c'è la linea verde e quindi ci indica un segnale di acquisto, ed è lo spread di HG. HG, ragazzi, sta per Copper. La cosa che dobbiamo fare è dunque ricordarci le scadenze di tale spread. Abbiamo to buy this spread, buy HGM22, cioè il Copper future a contratto scadenza giugno, e vendere sempre il Copper a scadenza luglio. Ora andiamo ad applicare sul grafico le nostre strategie. Cosa notiamo qua? Che abbiamo c'è stata la formazione di una trend line ribassista. Diciamo il mio target price si aggira intorno a questi valori qua, meno 0,75, in quanto invalidata questa trend line potrebbe ripartire il trend rialzista indicato dalle medie a 5 e a 15 periodi. Ricordiamo che la media rossa è la media dei prezzi a 5 periodi, la media mobile dei prezzi a 5 periodi, mentre la linea blu indica la media mobile dei prezzi a 15 periodi. Dunque, tali medie ci indicano l'andamento che ha avuto il prezzo nelle candele precedenti. Abbiamo stabilito quindi il nostro target price e ora andiamo a mettere l'operazione sulla nostra macchina, ovvero sulla nostra Trader Workstation di Interactive Broker. Quindi apriamo la piattaforma, ecco qua l'interfaccia grafica. Io ho selezionato appunto la mia label, ovvero Spread Trading. Voi potete, attraverso il pulsante plus, potete appunto inserire una nuova label, potete inserire appunto il nome come vi sto indicando. Ora, come si inserisce un'operazione? La cosa che dobbiamo ricordarci appunto sono le scadenze dei due contratti future. Andiamo appunto sulla parte sinistra di questo foglio, che assomiglia molto a un foglio Excel. Premiamo il tasto destro e andiamo su combinazione generica. Si apre appunto la nostra tabella e andiamo su coppia o gamba per gamba. In acquisto dobbiamo mettere la scadenza che va acquistata. Dunque ritorniamo sulla nostra piattaforma Seasonalgo e ricordiamoci le scadenze. Dunque dobbiamo acquistare HG, ovvero il Copper, a giugno, e dobbiamo vendere HG, ovvero il Copper, a luglio. Dunque acquisto, quindi inseriamo HG, andiamo su invio e andiamo su future. Dopodiché troviamo la scadenza, andiamo su di più e molteplici
e andiamo a trovare 2022-06 in quanto scadenza giugno. Inseriamo e poi su vendi ricordiamo che dobbiamo vendere la seconda gamba, ovvero sempre HG il copper, ma il future di luglio, quindi 2022, andiamo sempre su di più molteplici, 2022-07. Eccolo qua, 2022-07. Ora andiamo ad inserire e quindi premiamo OK. La nostra piattaforma, quindi la nostra Trader Workstation, la TVS classica, ci indica appunto lo spread. E ora come facciamo a mettere a mercato questo spread? L'abbiamo inserito sulla piattaforma, ma lo spread, ragazzi, non è ancora a mercato. Dunque apriamo il grafico con tasto destro, andiamo su nuovo grafico. Cosa abbiamo detto? Ricordiamoci il target price che abbiamo stabilito. Noi abbiamo stabilito un determinato obiettivo di prezzo, ovvero stavamo sulla soglia del meno 0.75. Andiamo una volta sulla nostra macchina. Ricordiamo che è uno spread che va acquistato, quindi andiamo in acquisto in alto a destra. Spuntiamo sì, spuntiamo un'altra volta sì e andiamo sugli ordini. Io di solito quello che faccio è attraverso questa linea blu la macchina ci dà in automatico il nostro target price, cliccando sopra sul determinato prezzo, appunto stabiliamo appunto meno 0.75 e la macchina ci dà appunto il comando. Quando vogliamo trasmettere a mercato l'operazione, andiamo sulla voce trasmetti che vi sto indicando in basso a destra, ci clicchiamo sopra, accetta e continua e poi andiamo su ignora e trasmetti. Spero che il video ti sia piaciuto. Oggi abbiamo capito come mettere un'operazione a mercato di spread tramite la piattaforma Interactive Broker con la TVS classica. Che dirvi, lasciate un like se il video vi è piaciuto, se avete qualche domanda da farmi potete commentare. Ricordo la newsletter attraverso i canali eToro, link in descrizione, canali social in descrizione. Vi lascio con una massima, ovvero una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra è imboccarlo. Buon trading a tutti, alla prossima!